A scuola le insegnanti non ci hanno mai insegnato il valore dei soldi, la capacità di amministrare e il significato di risparmiare. Erano più attente ad insegnarci glottologia, fonetica o storia dell'arte. A casa invece ci insegnavano il significato di risparmiare i nostri soldi per assicurarci un futuro sereno, ma parlare di soldi restava comunque e sempre un tabù. Ma perché? Nel video di oggi voglio parlarvi di come soldi e minimalismo viaggiano sulla stessa linea alla stessa velocità. Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina. Ammettiamolo, tutti noi viviamo le giornate più o meno nello stesso modo. Ci svegliamo la mattina, andiamo a lavorare, aspettiamo la fine del mese per ricevere lo stipendio e poi andarlo a spenderle in cose futili, in cose che non ci servono, solo perché abbiamo la sensazione di meritarcelo, perché siamo andati a lavorare. Ci comportiamo in questo modo perché abbiamo la sensazione di potercelo permettere, per farci stare bene e soprattutto per mostrare agli altri che possiamo permettercelo, possiamo guadagnare di più, possiamo avere di più. Vogliamo mostrare il nostro valore, ma è un valore che comunque non ci appartiene e non è reale. Ci compriamo la borsa da 600 euro solo perché l'abbiamo vista indossata da una influencer su Instagram, o magari ci compriamo il macchinone solo per far vedere agli altri quanto guadagniamo per poterci permettere una macchina di quel tipo, ma poi magari non dormiamo la notte al pensiero di dover pagare il mutuo della macchina. I social media di sicuro non aiutano, Facebook, Instagram, le celebrità che ci danno l'opportunità di guardare dentro casa loro, aprendo le porte di queste case enormi e piene di tutto, facendoci venire voglia anche a noi di comprare, spendere e consumare, andando così ad avvicinarci a uno stile di vita che, onestamente parlando, la maggior parte di noi non può permetterselo. Tutto questo va a creare un fenomeno chiamato FOMO, dall'inglese Fear of Missing Out, paura di essere tagliati fuori. Ma tagliati fuori da cosa? Da un sistema che a noi millennials ci è stato semplicemente buttato addosso, il consumo, lo spreco, ma in realtà tutto questo non ci appartiene e se vogliamo possiamo distaccarci da questo modo di vivere. Questo non fa altro che andare a creare un distacco dalla realtà, dalla reale realtà, che non è nei social media, ma è nella vita di tutti i giorni. La verità è che anche noi, se davvero lo vogliamo, possiamo aprire la porta di una casa grande e piena di tutto, se è davvero quello che vogliamo. Ma quello che nessuno ci dice è come arrivare lì. Nessuno ci spiega come gestire i nostri soldi, come amministrare i nostri soldi, come investire i nostri soldi per realizzare i nostri sogni. Sembra quasi una cosa destinata a pochi. La verità per me è solo una. I soldi non hanno valore, è quello che noi facciamo con quei soldi che ha un valore. E qui una domanda per voi. Cosa volete essere? Cosa volete essere fra 2 anni, 5 anni, 10 anni? Cosa volete fare? Quali sono i vostri obiettivi? Volete essere milionari? Volete comprare una casa per la vostra famiglia? Volete frequentare quel corso di psicologia che sempre avete ritardato e rimandato perché è troppo costoso? Volete farvi il giro del mondo in un anno? Cosa volete essere e cosa volete fare? Nessuna di queste opzioni, di questo modo di essere, di chi si vuole essere nei prossimi 2 anni, 5 anni, 10 anni è più cool o meno cool rispetto a qualcun altro. Questi sono i vostri obiettivi, questo è quello che voi volete essere nei prossimi 2 anni, 5 anni, 10 anni e devono essere rispettati. Voi stessi dovete rispettare chi volete essere. Quindi per risparmiare bisogna capire il valore di 2 cose, il valore dei soldi stessi e il valore delle cose che possediamo e che ci circondano. Ed ecco qui che minimalismo e risparmio si incontrano, viaggiando esattamente alla stessa velocità. Quindi eccole qui le regole che un po' il minimalismo e un po' l'istinto di sopravvivenza, appena arrivata a Londra a 25 anni, con un affitto e le bollette da pagare, mi hanno insegnata e che oggi sono pronta a condividere con infinita gioia insieme a voi. Avere un obiettivo. Comprare una casa, iscriversi all'università, fare il giro del mondo come viaggio che si è sempre sognato. Insomma, ognuno ha il suo.
E credetemi che avere un obiettivo è fondamentale ogni volta che vi viene voglia di spendere per qualcosina che magari non vi serve. Avere un obiettivo in testa che sia ben chiaro e ben delineato vi aiuterà a fare quelle cose che mai avrete pensato di fare. Per quanto mi riguarda, io avevo due obiettivi. Il primo, un viaggio in America di un mese, che l'ho fatto e mi è piaciuto tantissimo, anzi vi lascio il link qui sopra così magari potete andare a sbirciare tra i miei primissimi video che facevo. E il secondo obiettivo, beh, eccomi qui. Insomma, la strada da fare è ancora tanta, ma penso perlomeno di essere nel giusto path, come dicono gli inglesi, giusto sentiero. Spendere meno di quello che si guadagna. Può sembrare una cosa strana da dire, ma tanta gente spende l'intero stipendio. Quindi appena vi arriva lo stipendio, prendete una percentuale di quello che guadagnate, grande o piccola che sia, dipende se vivete ancora a casa con i genitori o no, e metteteli in un conto in banca che non potete e non dovete toccare, qualsiasi cosa succeda. Quei soldi non li toccate. Prendete il 30%, il 40%, il 50% e nascondeteli. Fate finta di non avere quei soldi. Aiuta tantissimo. Amministrare i vostri soldi. Fatelo con Excel o con il vecchio metodo carta e penna, non importa, ma fatelo. Ma mantenere un'amministrazione dei propri soldi è fondamentale per capire realmente dove si vanno a spendere. E non annotate solamente le grandi spese quali l'assicurazione della macchina o una borsa costosa o l'armadio o una vacanza in Messico. Annotate anche le piccole spese perché saranno quelle a fare la differenza. I 2 euro al bar, i 5 euro dal tabacchino, i 10 euro di su e i 10 euro di giù. Sono quelli che poi a fine mese faranno la differenza. Amministrare i vostri risparmi vi farà capire dove andate a spendere quei soldi e dove c'è la possibilità di risparmiare. Cene fuori? Sigarette? Hobby? Cinema? Solo amministrando i vostri soldi lo saprete, lo capirete e saprete dove andare a risparmiare. Fare sacrifici. Si sa, senza sacrifici non si ottiene mai nulla. Però se avete un obiettivo ben chiaro in mente, quei sacrifici alla fine non vi costeranno poi così tanto. Ecco dunque la connessione tra minimalismo e risparmio. Direi quasi che una cosa porta l'altra. Magari in qualche modo intraprenderete anche voi la strada del minimalismo senza neanche accorgervene, semplicemente perché avete degli obiettivi da realizzare e di conseguenza più consapevolezza di quello che vi circonda. Quindi, minimalismo uguale consapevolezza uguale risparmio. Io spero vivamente che la gente con il tempo si apra e riesca a parlare di soldi, amministrazione in maniera più genuina, più aperta, senza vergogna e senza imbarazzo. Perché alla fine non si tratta che un giro di informazioni che ci aiuteranno a vicenda a creare qualcosa di bello, di straordinario. Perché si sa, tutti noi vogliamo circondarci di persone felici e soddisfatte, ma le persone felici e soddisfatte sono quelle che sono riuscite a raggiungere i propri obiettivi, anche a livello economico. Proprio per questo motivo dovremo imparare a parlarne di più e a condividere di più informazioni che possono essere utili a tutti. Ogni tanto, quasi per ridere e scherzare, mi viene da associare il discorso soldi con il discorso mestruazione nel 1930. Tutte le donne con lo stesso problema, tutte le donne con gli stessi dolori di pancia e reni, ma nessuno che ne parlava. Nel momento in cui la gente, la società ha iniziato a parlarne, ecco che i problemi si sono risolti ed ecco che così la gente, meglio dire le donne, hanno vissuto in maniera più serena, più aperta, con più informazione, senza dolori. E il discorso soldi è esattamente la stessa cosa. Nel momento in cui la nostra società riuscirà a parlarne con meno vergogna, più schiettezza e soprattutto in modo più semplice e diretto, ecco che molti problemi sarebbero risolti e molta gente vivrebbe con più serenità. Esattamente come le donne con il ciclo. No? Cosa dite? Sono pazza a pensare così?
Bene ragazzi, io spero davvero che questo video vi abbia chiarito alcune idee, alcuni dubbi su come amministrare meglio i vostri soldi. Ovviamente settimana prossima ci sarà un video che parlerà sempre di soldi e minimalismo, ma questa volta entreremo più in dettaglio su cosa, come e dove gestire e risparmiare i propri soldi. Già mi conoscete, sapete che sono una persona molto pratica e dopo la teoria c'è sempre la pratica. Ho fatto anche rima. Ad ogni modo, proprio per questo motivo vi consiglio di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e ovviamente se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un like e non dimenticatevi di lasciare un commento qui sotto. Ovviamente vi consiglio inoltre la visione di questi due video sul minimalismo e perché no, non dimenticate di guardare i miei video, i miei primissimi video sull'America e in America. Vi mando un bacione grande! Ciao, a prestissimo!